peccato, davvero, ti amo molto il mare. Il prossimo anno rivediamo, Ciao mare. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Bandirma, sull'altra sponda del mare di Marmara. Oggi abbiamo segato fuori la penisola di Gallipoli, dove hanno combattuto sulla prima guerra mondiale. Piccola aneddota divertente: Winston Churchill, che noi lo conosciamo come il grande liberatore dell'Europa dal nazifascismo, perché ha guidato l'Inghilterra nella resistenza ai nazisti, è stato l'ideatore della più grande sconfitta militare britannica, dell'impero britannico, contro di fatto quello che era considerato l'impero turco, cioè il malato d'Europa, perché qua dietro, sulla penisola di Gallipoli, ha mandato gli australiani, canadesi, neozelandesi a fare uno sbarco suicida, e il generale, no, è bellissimo, il generale che ha vinto la battaglia di Gallipoli per i turchi è stato Ataturk, e così è diventato famoso, è diventato il primo presidente della Turchia, per cui ci siamo saltati fuori quella parte, un po' di cultura, noiosissima, però affascinante allo stesso tempo. Tu non hai rischiato di cadere in acqua ancora per il momento? E per fortuna non va a fondo la Jeep, ma solo una moto. No, le moto sono caricate, in teoria con le cinghie dovrebbero stare ferme. No, ma perché io sono angosciato dai traghetti, perché se va a fondo non posso recuperare la Jeep, però la moto Non ne potete fare niente? delle moto, cioè non l'ho costruita io la moto, perché non è che anche se va a fondo. Non so se la pensano così anche gli altri, ma va bene. No, non l'ho costruita Ciao io. di traverso. No, vabbè, ma non l'ho costruita io, non è un oggetto, cioè è una cosa che si può comprare, non è una cosa che tu hai perso tutta la vita lì a metterci le mani. Ok. Che affondo. Adesso lo zitto. Ci siamo già persi in mezzo alla Turchia. Siamo partiti stamattina da Bandirma. No, ma mostra dove siamo. Siamo nel bel mezzo dei boschi
Che non sono boschi sabbiosi. Siamo già in Asia, fra l'altro, perché abbiamo passato il Mar di Marmara. Il problema, almeno il nostro problema, è che nonostante OpenStreetMap, che è quello che è la base su cui c'è Osman, tutti i navigatori e le cose, in ogni paese segna le strade in maniera differente. Cioè. Per cui tipo in Slovenia, quando era segnata sottile bianca, era una strada bianca, e quando c'era la linea traccieggiata, il sentiero, era veramente un single track, cioè un sentiero orrendo da fare in moto. In Croazia tutto single track, qualsiasi cosa non fosse asfaltato, quindi non avevi idea se fosse bello, brutto, strada bianca, giù nei fossi, cioè non si aveva idea. Turchia, nuovo livello, niente segnato se non ha almeno un po' di asfalto, per cui adesso vi facciamo vedere il navigatore. Noi siamo qua e il navigatore Non mostra nulla. non fa vedere nulla, c'è la nostra traccia e basta. Per cui ogni volta che c'è un bivio vai su per, non so, 10 metri, devi capire se il navigatore si riprende dalla sbornia e capisci se è giusto, se hai già finito fuori traccia. Infatti noi qua siamo saliti e abbiamo fatto una salita che ovviamente qua non si vede niente, ma è così la salita, perché adesso dobbiamo tornare giù perché la traccia continua di là, perché non abbiamo idea di dove vada questa stradina qua. Dove va? Dove va? Non è segnato niente su nessuna. Per cui va bene. Però abbiamo visto una bellissima Turchia, stiamo vedendo una bellissima Turchia rurale, bellissima. Villaggi ma in parte abbandonati, molto abbandonati, esodo verso le città probabilmente. C'era un dato interessante dell'ONU, qualcosa del genere, che diceva che adesso il 50% della popolazione mondiale abita in aree rurali e il 50% abita nelle città, e si prevede che per il 2100 l'80% delle persone vivano in città e solo il 20% viva in aree rurali, e a giudicare dall'inizio di queste cose qua è così, perché ci siamo fermati prima in un paesetto dove c'erano praticamente l'età media 65-70 anni, qualche bambino ma tipo portato dai nonni, così secondo me. Quante sono case abbandonate, negozi abbandonati anche quelli. Però i bar e i tavolini sono sempre pieni come in Italia e in Friuli, certo, soprattutto assolutamente. tutti a bere chai acqua. Continuiamo. Ciao. Madonna, che solchi. Dai, c'è un tubo rotto. Ti sei fatta male? E la faccio solo tap 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 perché ho le gambe lunghe. È già su. Non ho fatto niente. Durante la Gibraltar Race stavo raccontando alla Francesca dei classici aneddoti pallosissimi di storia su cosa fosse la Rasputnica, che è quel fangazzo che c'è tipo nelle steppe russe, in cui quando c'è il disgelo primaverile ci sono fanghi talmente grandi che tipo nella seconda guerra mondiale aveva inghiottito interi convogli, cioè tipo da roba da abbandonate, e ci sono delle zone ancora cui tirano fuori tipo dal fango ancora i carri armati, cioè praticamente ci siamo beccati roba che fortunatamente era relativamente secca, a parte un corridoio d'acqua, ma qua c'è solchi da 50 centimetri. Cioè, adesso dietro di noi vedete quello spiazzo che dove cercheremo di deviare, ma qua c'era una discesa obbligata, una merda. La Fra è stata bravissima a farla, volato una volta. Ovviamente, perché io sudo le 7 camicie che non ho facendo ste robe. Cazzo. Mi manca l'appoggio sempre. Rimani quello che è. L'annuncio gambe più lunghe l'ho messo, vediamo se qualcuno mi risponde. C'era un bel episodio di South Park in cui uno si faceva allungare le gambe per giocare a basket. Non me lo ricordo. Kyle, che dopo gli esplodevano le ginocchia. Comunque adesso vediamo di uscire da sta roba perché non abbiamo idea di quanto duri ancora. Sì, boh.
cose che io amo. Siamo appena arrivati in hotel e ci hanno preparato i chai. E si conclude anche questa giornata. Abbiamo trovato un posto in un hotel a 20 euro. 21 euro. E adesso cercando i mezzini vi faccio sentire.